Benvenuti su Creazioni Digitali, nuovo appuntamento imperdibile con il corso di Affinity. In questo tutorial ci aspetta una vera e propria lavorazione congiunta che unisce il potere di studio vettore, la precisione di studio pixel e l'efficacia dello studio sezione. Impareremo ad usare filtri e livelli di regolazione, la nuovissima sfumatura trama, impareremo a ricampionare un'immagine per ingrandirla, ci spingeremo fino alle esportazioni multiple, passo dopo passo costruiremo insieme la copertina di un libro completa di un mock-up finale. Parto creando un nuovo file, imposto l'unità di misura in mm 476 x 210 e la risoluzione a 300 dpi, standard minimo per la stampa professionale. Subito dopo imposto il formato colore CMYK richiesto per la stampa e poi specifico anche il profilo Fogra 39. Questa doppia impostazione è indispensabile. Il CMYK traduce i colori dal digitale, quindi la luce, a valori tipografici. Chi non conosce la differenza fra formato e profilo colore trova un tutorial dedicato nella sezione corsi del canale. Imposto subito i margini a 5 mm su ogni lato, definisco poi la smarginatura o abbondanza se preferite a 3 mm. Questo spazio extra è essenziale per assicurare che il rifilo finale della stampa sia pulito e professionale. E quindi creo il documento. Affinity ci mostra subito i margini, che sono le linee blu interne all'area di lavoro, e la smarginatura che si estende oltre i confini del documento. A questo punto occorre suddividere l'area di lavoro per creare la struttura della copertina. Dal menu Visualizza attivo l'opzione Mostra guide, posiziono le guide inserendo i valori in millimetri per suddividere le sezioni della copertina. Le misure precise e dettagliate le lascerò in descrizione. Realizzerò una copertina completa di alette laterali, il formato del libro chiuso A5. Per ogni sezione applicherò un margine interno di sicurezza di 5 mm per lato. Aletta sinistra, quarta di copertina o retro, dorso. La misura che imposto per il dorso è solo indicativa poiché la larghezza finale varia sempre in base al numero di pagine del libro e spessore della carta utilizzata per la stampa. In questa fase, oltre al pannello guide, utilizzo anche lo strumento misurazione che permette di calcolare con esattezza le distanze fra due punti o tra oggetti sull'area di lavoro. Lo strumento misurazione integra anche un sistema di conversione. Possiamo ad esempio impostare una scala da 1 a 100, da 1 a 50 e ottenere le misure reali convertite in proporzioni direttamente sul documento, ma lo vedremo in un altro tutorial. In questo momento lo utilizzo per verificare la precisione delle guide appena impostate, così da avere la certezza che ogni sezione sia correttamente dimensionata al millimetro. Imposto anche le guide per il centro verticale e orizzontale dell'intero documento e poi le guide per i terzi, la guida centrale di ogni singola sezione. Una volta impostate le guide, blocca guide e siamo tranquilli che non si muoveranno più. E anche per approfondire guide e righelli trovate dei tutorial nella lista in descrizione, strumenti rimasti invariati rispetto alla versione precedente. Ora che lo spazio di lavoro è perfettamente suddiviso e strutturato, possiamo iniziare ad inserire gli elementi grafici. Importo l'immagine, come abbiamo visto nel tutorial precedente, tramite Apri dal menu File. In questo modo Affinity mi porta direttamente all'interno di Studio Pixel. Attivo lo strumento Ritaglia e verifico le misure dalla barra contestuale. Qui le dimensioni sono espresse in pixel, ma notate un dettaglio cruciale: l'immagine è a soli 72 dpi. Da documento e impostazioni documento vediamo che l'immagine usa il profilo colore RGB, red, green e blu. Modifico quindi il formato in CMYK e poi profilo colore, lo adeguo Fogra 39, così da garantire la massima fedeltà cromatica. Sempre nello stesso menu, sotto la voce Ridimensiona documento,
punto possiamo ricampionare l'immagine e aumentarne la risoluzione. Inserisco quindi 300 dpi. Metodo di ricampionamento, seleziono il metodo Lanczos 3 non separabile, che è il metodo più preciso. A livello visivo non noteremo differenze immediate sull'immagine, ma se osserviamo la barra contestuale vedremo che i valori in pixel e dpi sono aumentati. Questo passaggio è cruciale, la tipografia ci ringrazierà perché il file sarà ora pronto per essere riprodotto con la massima qualità, evitando l'effetto sgranato o poco nitido. A questo punto copio l'immagine con CTRL-C e, tornando all'interno dello studio vettore, la incollo sulla tavola da disegno con CTRL-V. La scalo e la posiziono in modo che stia perfettamente all'interno dei margini di sicurezza. La posiziono con precisione nello spazio dedicato alla prima di copertina, il fronte del nostro libro. Ora è il momento di definire la palette colori con cui lavorare. Voglio che sia coerente con l'immagine appena inserita, ovviamente. Dal pannello campioni clicco sulla freccia in alto per aprire il menu e seleziono tavolozza documento da documento. Per chi non lo sapesse, la tavolozza applicazione è una tavolozza disponibile in tutti i file di Affinity universale, mentre la tavolozza documento, quella che creo adesso, è specifica e rimane legata solo a questo documento. Affinity genera automaticamente una palette contenente tutti i colori presenti sulla tavola. Ingrandisco le miniature per una visione più chiara e rinomino la palette semplicemente in copertina. Prima di applicare le regolazioni importo la seconda immagine che useremo, che è stata già opportunamente ricampionata e convertita in CMYK. La inserisco direttamente sulla tavola da disegno. Per dare un senso a questa immagine creo una maschera di ritaglio utilizzando un'ellisse, come abbiamo già visto nel tutorial precedente. Semplicemente trascino il livello della foto sopra il livello di testo del livello ellisse. Nel pannello livelli riapro il pannello campioni, dalla palette scelgo una tonalità di blu elegante per lo sfondo e con lo strumento rettangolo traccio un'area che si estende oltre i margini e l'abbondanza. È fondamentale che superi questi limiti per essere sicuri che il colore copra ogni punto in fase di stampa. Dispongo il rettangolo sotto a tutti gli altri nel pannello livelli e disattivo temporaneamente le guide per una visione più pulita. Lo sfondo è pronto. Nel pannello livelli in basso vedete due sezioni importanti. A sinistra abbiamo l'icona dei filtri, quella a forma di clessidra, e a destra i livelli di regolazione. Vedete che ce ne sono tantissimi. Seleziono ad esempio la regolazione HSL e vedete che si apre un pannello che serve a modificare i colori di un'immagine intervenendo su 3 parametri: tonalità, saturazione e luminosità. Nel pannello livelli è stato aggiunto un nuovo livello di regolazione HSL. Infatti, se sposto il cursore della tonalità lasciando il livello di regolazione fuori dalla maschera, agisce su tutti i livelli sottostanti, ma se lo inserisco all'interno della maschera di ritaglio, l'effetto si applica solo alla foto. Ci permette di cambiare completamente l'aspetto cromatico di una foto o di un elemento grafico in modo mirato e non distruttivo. E in questo modo possiamo cambiare i colori dell'immagine senza toccare il resto. Aggiungo adesso un altro livello di regolazione, bianco e nero. Vedete che l'immagine immediatamente viene convertita in scala di grigi. Si può intervenire sui cursori di ogni singolo canale, colore, rosso, giallo, verde, ciano, blu o magenta, e spostando i cursori decidere esattamente quanto di ogni colore originale debba contribuire al tono di grigio finale. Tutti questi livelli di regolazione sono non distruttivi, possono essere usati in combinazione, disattivati o eliminati in qualsiasi momento, tornando sempre all'immagine originale
che resta intatta. Ed è proprio questa la bellezza e la potenza delle regolazioni, libertà creativa totale, senza mai rischiare di rovinare il lavoro svolto. Lascio l'immagine in bianco e nero. Se i livelli di regolazione vi hanno affascinato, preparatevi perché fra poco i filtri vi entusiasmeranno ancora di più. Intanto rifinisco la letta destra, traccio un rettangolo con le dimensioni corrette, per evidenziarla in modo elegante applico una sfumatura lineare che abbiamo già visto in un tutorial precedente, utilizzando le tinte prelevate dalla palette. La sfumatura parte dal basso con opacità 0 e sale gradualmente e in questo modo l'effetto risulta morbido e armonioso. Rifinisco anche l'immagine dell'ipotetica autrice, aggiungo un tratto pennello alla maschera, quindi all'ellisse che funge da maschera, per dare più carattere e definizione all'immagine profilo. Poi semplicemente duplico il rettangolo della letta destra e lo specchio, creando così la letta sinistra in modo perfettamente speculare. Bene, a questo punto duplico la foto della copertina, quella della fronte, e la piazzo sulla quarta di copertina che sarà il retro. Attivo ancora una volta le guide per essere certa di posizionarla correttamente. Riprendo il lavoro e mi sposto immediatamente nello studio Pixel per esplorare la sezione filtri. All'interno di Affinity troviamo una vasta e potente serie di filtri, strumenti indispensabili per modificare e migliorare le immagini. Servono sia per correzioni tecniche che per aggiungere effetti puramente creativi, permettendo di correggere difetti e enfatizzare dettagli, trasformare completamente l'aspetto visivo di una foto o di un progetto grafico. Un aspetto cruciale di Affinity è che i filtri sono disponibili sia per le immagini raster che per gli oggetti vettoriali. Li troviamo infatti in entrambi gli studi. I filtri possono essere distruttivi, applicati direttamente sul livello, oppure non distruttivi. Vediamo insieme come riconoscerli e come crearli. Con il livello immagine selezionato, clicco sull'icona a forma di clessidra in basso nel pannello livelli. Si apre il menu con tutti i filtri disponibili. Scelgo ad esempio il filtro spirale. Affinity crea in questo caso automaticamente un nuovo livello dedicato al filtro nel pannello livelli. Clicco su un punto preciso sulla foto, vedete che il filtro genera l'effetto spirale a partire da quel punto. L'effetto può essere regolato in tempo reale attraverso il pannello dedicato del filtro live spirale, e questo in pratica è un filtro live ed è per sua natura non distruttivo. Questo significa che possiamo modificarlo in qualunque momento, nasconderlo, eliminarlo senza problemi, oppure sostituirlo con un altro, ad esempio con il filtro sfogatura movimento. I filtri possono essere anche combinati tra loro quando l'accoppiamento ha senso, naturalmente, per arricchire ulteriormente l'effetto visivo. E anche se non è questo il caso, vi mostro un esempio. Vedete, applico sia la sfogatura a movimento che l'effetto spirale, ottenendo un risultato finale più dinamico. Annullo le modifiche con CTRL Z. I filtri possono essere attivati anche dal menu in alto Pixel, dove troviamo due voci distinte. Nuovo filtro live, che crea i filtri non distruttivi che abbiamo appena visto, gli stessi che attiviamo dall'icona a forma di clessidra dal pannello livelli. Mentre la voce filtri contiene opzioni simili, ma attiva i filtri in modalità distruttiva. Ad esempio, attivo sfogatura gaussiana dal sottomenu filtri. Si apre il pannello di modifica. In questo caso il filtro, vedete, viene applicato direttamente al livello immagine e una volta confermato non abbiamo più margini per modificarlo successivamente. Annullo le modifiche con CTRL Z. Torno al pannello livelli, applico una sfogatura radiale all'immagine e poi imposto l'opacità del livello al 53%. Con i filtri ci si può davvero divertire, capaci di trasformare completamente un'immagine. Possiamo usarli per simulare movimento, aggiungere profondità, creare distorsioni artistiche o dare un tocco grafico originale ad un progetto.
Ne vedremo altri nei prossimi tutorial, approfondendo le diverse modalità di utilizzo e scoprendo come sfruttarli al meglio per arricchire le nostre composizioni. Adesso imposto il testo, così potrò farvi vedere la nuova sfumatura trama. Seleziono testo artistico e trascino sulla tavola. Definisco così subito le dimensioni e scrivo la parola predatore. Duplico per ottenere due parole distinte e modifico la seconda in digitale. Nella barra contestuale in alto troviamo tutti i controlli di formattazione che conosciamo da qualsiasi editor di testo: allineamento, maiuscole, minuscole, iniziale maiuscola e altre ancora. Dal campo font scelgo il carattere, mentre dalla casella accanto imposto le dimensioni in punti. Scalo il testo attraverso la casella numerica, ma anche con il mouse. Agganciando gli angoli posso regolarne la grandezza in modo proporzionale, senza deformarlo come tutti gli altri oggetti. Cambio il carattere e aggiungo anche il sottotitolo, completando la composizione di base. Affinity offre anche diversi pannelli dedicati alla gestione avanzata del testo, attivabili dal menu finestra testo. Vedete, abbiamo il pannello carattere, ad esempio, che permette di regolare la crenatura, la spaziatura, l'interlinea, la scala orizzontale o verticale. E poi il pannello paragrafo, che gestisce tabulazioni e sillabazione. E poi ancora il pannello tipografia, che mette a disposizione le varianti stilistiche OpenType da applicare al testo. Seleziono la scritta digitale e attivo lo strumento sfumatura. Dalla casella tipo scelgo trama. Vedete che si attiva immediatamente una griglia di controllo. Questa è la rivoluzionaria sfumatura trama. La conosceremo meglio tra pochissimo, ma intanto scelgo le tinte da applicare. Campiono una nuova tonalità di rosso e l'aggiungo alla palette. Clicco con il tasto destro sul campione appena creato, aggiungi accordo a campione. Si apre il pannello avanzato che abbiamo già visto in altre circostanze. Seleziono prima le sfumature e vedete che Affinity le inserisce automaticamente nella palette. Successivamente aggiungo anche le tinte. Ora ritrovo tutti i colori nel pannello campioni pronti per essere utilizzati. Per chi desidera approfondire la gestione delle palette del pannello colore, vi anticipo che questa funzione è l'unica novità significativa introdotta in questa nuova versione. Il resto è rimasto invariato, quindi potete tranquillamente seguire i tutorial della versione precedente che trovate sempre nella playlist. Riattivo lo strumento sfumatura trama sulla scritta digitale. Vedete che la griglia presenta diversi punti e ognuno di essi può essere colorato selezionando, naturalmente, con tinte diverse. E questo ci dà un controllo incredibile sul gradiente. Inizio ad esempio a selezionare il primo punto con un colore rosso intenso e poi applico tinte di diversa intensità sugli altri, prelevate sempre dalla palette, per creare una transizione cromatica ricca e graduale. Posso aggiungere altri nodi da colorare semplicemente cliccando sulla griglia e arricchendo così la mesh. Allo stesso modo posso selezionare più nodi insieme per colorarli simultaneamente, oppure eliminare quelli che non servono sempre utilizzando Cancel da tastiera. È anche possibile spostare nodi trascinandoli con il mouse per deformare il gradiente, una tecnica che in questo caso non userò. Alla fine ottengo un gradiente cromatico ben miscelato, elegante e vibrante, perfetto per il titolo. Rifinisco quindi il dorso copiando il testo del titolo con CTRL J, che duplica, e ruotandolo di meno 90 gradi attraverso il pannello trasforma. In questo modo posiziono correttamente il titolo sul dorso del libro. Successivamente utilizzo ancora lo strumento testo artistico per creare la scritta con il nome dell'autrice immaginaria. Il riempimento rosso dalla palette, cambio il font e lo allineo in posizione ottimale con l'aiuto delle guide intelligenti. Adesso inserisco dei paragrafi di testo utilizzando lo strumento testo cornice, l'altra icona con la tira chiusa nel quadratino.
attivo lo strumento testo cornice e traccio una casella di testo. Per non lasciarla vuota, non avendo preparato testo, inserisco un testo di riempimento, una funzione che a fine di mettere a disposizione molto comoda, devo dire, per inserire dei testi temporanei. Il testo cornice è ideale per presentare dei paragrafi strutturati e può essere formattato come un testo normale o direttamente attraverso le opzioni dello strumento disponibili nella barra contestuale in alto. È pensato per supportare layout complessi, come l'uso di più colonne all'interno di un'unica cornice di testo. È molto usato all'interno dello studio layout per le impaginazioni, lo vedremo magari più avanti in un altro tutorial. Con questo strumento possiamo inserire testo in cornici rettangolari, ma anche adattarlo a qualsiasi curva o forma chiusa. Il testo può essere inserito anche all'interno delle forme, ad esempio traccio una ciambella, la posiziono e poi utilizzando lo strumento testo cornice inserisco del testo di riempimento e vedete che viene inserito direttamente all'interno della forma disegnata. Potrebbe essere una geometria o uno spazio concavo e può essere posizionato, ridimensionato, modificato e formattato con le stesse tecniche del testo cornice, ma con il grande vantaggio di adattarsi automaticamente ai contorni della forma scelta, cioè se cambiamo la forma il testo si adatterà automaticamente. Per quanto riguarda la gestione del testo, non ci sono novità significative nella nuova versione di Affinity, potete quindi tranquillamente approfondire l'argomento con i tutorial della versione precedente, disponibili sempre nella stessa playlist in descrizione. Bene, la copertina è pronta e adesso vediamo subito come esportare i file e poi saremo pronti anche per il mockup finale. Attivo lo studio sezione, per impostazione predefinita è nascosto e si attiva tramite Studio Manager. La sua funzione principale è quella di consentire l'esportazione di più parti della tavola o dell'intero documento in un'unica e potente operazione di esportazione in blocco. L'interfaccia rispetto agli altri studi è un po' scarna perché gli strumenti sono pochi. A sinistra troviamo la barra degli strumenti essenziale con lo strumento sposta e lo strumento sezione, mentre a destra troviamo i pannelli dedicati all'esportazione. Il pannello sezioni, dove troviamo tutte le sezioni di esportazione esistenti, ne ho già una che rappresenta l'intera tavola da disegno, il livello superiore è un contenitore, e poi il pannello esporta livelli invece, da dove possiamo selezionare o deselezionare quali livelli vogliamo includere nell'esportazione di ogni sezione, e poi il pannello opzioni di esportazione. Qui definiamo il formato, la risoluzione e le impostazioni specifiche per ogni sezione. Attivo lo strumento sezione sotto lo strumento sposta, selezionandolo alla barra degli strumenti. Con lo strumento attivo trascino lungo le guide che indicano la posizione esatta sulla pagina per definire l'area da sezionare e esportare. In questo caso il dorso. Vedete che nel pannello sezioni viene immediatamente aggiunta la nuova sezione e la rinomino subito per evitare confusione. Ripeto l'operazione in modo preciso per creare le altre sezioni, la prima di copertina, la quarta di copertina e le alette destra e sinistra. A questo punto trascino i pannelli, opzioni di esportazione e sezioni per visualizzarli in modo ottimale. Imposto i parametri chiave per l'esportazione dei file, la risoluzione, ad esempio per l'esportazione del PDF destinato alla stampa imposto la risoluzione a 300 dpi, la stessa del documento. La conversione in CMYK l'abbiamo già fatta e quindi non occorre, e poi da qui si possono inserire i controlli di stampa, l'eventuale soprastampa, scegliere se includere i livelli e soprattutto attivare la smarginatura e gli indicatori di ritaglio. E poi ultima ma non meno importante, incorporare i font all'interno del PDF. Gli stessi parametri possono essere
gestiti anche attraverso il menu file esporta, dove si ha un maggiore controllo visualizzando il livello a cui si stanno applicando le impostazioni. Bene, quindi dal pannello sezioni infine definisco i vari formati di esportazione per ogni singola parte del progetto. Ad esempio il dorso lo esporto PNG o un OPER e poi aggiungo ad esempio un'esportazione in JPEG per la visualizzazione web, e così per tutte le altre sezioni fino ad arrivare alla tavola di disegno completa che esporterò in PDF con le impostazioni di stampa definite. Una volta terminata l'esportazione, nella cartella di destinazione troviamo tutti i file esportati correttamente, se abbiamo fatto bene, tutti in un solo colpo, di tutte le sezioni che ho creato, e poi il PDF con i crocini di stampa e la smarginatura, come avevo impostato. Bene, dopo aver esportato le sezioni della copertina, passiamo velocemente alla creazione del mockup. Ho preparato un file base con delle immagini di libri su cui applicare le copertine. Importo intanto all'interno del file le varie sezioni della copertina che ho appena esportato, quindi fronte, dorso, e le posiziono sulla tavola. Attivo quindi il filtro prospettiva live per adattare i piani delle copertine alla prospettiva del mockup e proseguo, poi creo delle ombre realistiche duplicando i livelli delle copertine e applicando una sfogatura gaussiana live per dare profondità e realismo al mockup finale. Ed eccoci arrivati alla fine di questo percorso intensivo. Spero quindi che questo tutorial vi sia stato utile e soprattutto che vi spinga a sperimentare tutte queste nuove funzionalità di Affinity. Vi invito a lasciare un mi piace, ad attivare la campanella per non perdere i prossimi appuntamenti del corso. Grazie per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo tutorial di creazioni digitali la prossima settimana. Ciao!